Eccoci arrivati alla grande bestia. Il nostro zaino casa nostra da 70 litri. Sì. Allora, la prima cosa che vogliamo dire è sottolineare l'importanza di questa copertura. Noi quando viaggiamo la mettiamo sempre su, non importa che sia un viaggio in aereo, un viaggio in nave, no, qualunque viaggio, minivan, pullman o che, perché come potete notare dai segni, dai colori, dai tagli, la gente non ama i bagagli, no? Per cui li lancia un po' alla, diciamo così, bene in meglio, dentro a quelli che sono i pianali dei pullman, i bagagliai delle auto, che molto spesso sono sporchi. Addirittura una volta, non in questo ma quello di Elena, è finito in una pozza di benzina, e se non fosse stato per questa protezione qua avremmo avuto tutti i vestiti che puzzavano di benzina, per cui a noi è bastato togliere questo e lavarlo, per cui il problema si è risolto subito. La bellezza di questa copertura è che si assicura qua dietro con queste due cordine, e poi per i viaggi in aereo invece abbiamo un'ulteriore protezione che è data da questa copertura qui arancione, che si può estrarre. E lo zaino è completamente chiuso. Qua poi si assicura con un nodo e si infila qua dentro, no? Che c'è un velcro per assicurare la chiusura. Ed è tutto impermeabile. Volendo c'è anche posto per infilarci qualcos'altro, per cui se vi avanzano dei chili in più, ad esempio il nostro adesso pesa intorno ai 17-18 kg e di solito si può arrivare fino a 23, si hanno 5 kg in più per poter riporre eventualmente un altro piccolo zaino oppure un'altra borsa o dei vestiti che non riuscite a portare nei bagagli a mano, per cui è fantastico. Ovviamente bisogna stare attenti a non mettere nulla di valore, perché qua si può aprire facilmente e si può prelevare tutto quello che non è assicurato. Poi, tolto questo, vediamo cosa si nasconde sotto. Allora, in realtà è 60 più 10, perché lo zaino è 60 e questa parte qui, che si toglie completamente, adesso Mirko la farà vedere, è da 10. Esatto, allora, qua con queste due bellissime clip, ok, e qua due davanti, questo si può sganciare e diventa una comoda borsa. Cosa c'è qua dentro? Adesso lo vediamo subito. Appoggiamo la bestia e guardiamo. Ma la bestia non è Rebecca? Anche questa la bestia è la bestiola, questa qui è la bestia. Okay. Abbiamo le mantelle fantastiche, soprattutto se si va nel sud-est asiatico, hanno resistito a un monsone e poi sono belle larghe, perché questo ci permette, una volta indossate, abbiamo solo le maniche, qua lateralmente sono belle ampie, per cui possono andare a coprire gli zaini che abbiamo davanti che non hanno la copertura. L'alternativa sarebbe stato dover comprare una copertura apposta per gli zaini. Ci sta, alcuni la comprano, noi abbiamo preferito fare così, risparmiando anche dei soldi. Per cui quella di Elena, quella di Mirko e quella di Rebecca, piccolina e arancione. Poi i sacchi lenzuolo, che sono 3, 1, 2 e 3. Adesso ne apriamo uno per farvi vedere com'è. Non è nient'altro che un lenzuolo cucito a mo' di sacco a pelo, che noi abbiamo usato pochissime volte, grazie al cielo, e si utilizza quando le condizioni igieniche del letto in cui dobbiamo dormire, letto o pianale dove dobbiamo dormire, non ci esaltano molto. Utilizziamo questo, come potete vedere non è nient'altro che un lenzuolo cucito a sacco con tanto di posto per metterci la testa. Dentro qua ci sono altre due tasche, una qui e una qua. Questa qua non l'abbiamo mai utilizzata. Qua dentro invece riponiamo quello che è il coltellino multiuso. Era una cosa che avevamo a casa. Ha una pinza, qua c'era una torcia che abbiamo dato via perché tanto non funzionava più, e qua un coltello, una sega e un apriscatole e due cacciavite. La praticità di questo zaino è che possiede molte tasche. Una è questa qua, che è sulla cintura, che si chiude in vita per dividere il peso, e l'abbiamo utilizzata ad esempio per il telefonino, si mette qua. Ci sono queste laterali, per cui ne abbiamo una qua a sinistra
una qui a destra nascosta da questo tappetino e poi ne abbiamo due qua davanti e poi c'è quella inferiore. Adesso vediamo cosa c'è qua dentro, ma prima di tutto l'immancabile tappetino di yoga di Elena. Questo è il mio tappetino da yoga. In realtà ci sono anche dei tappetini da yoga da viaggio. Io personalmente preferisco questo perché è un attimino più alto. Ve lo faccio vedere. Quindi ha la misura perfetta per me, però ripeto, ci sono anche dei tappetini da viaggio che diventano proprio un pacchettino e potrebbero essere anche inseriti qua. Poi la tasca qua davanti adesso è vuota, di solito la utilizziamo per tenere i pigiami quando ci spostiamo da un posto all'altro. Un'altra cosa che è super comoda di questo zaino è la tasca che c'è qui in fondo, che separa proprio la parte centrale dal resto, che contiene le scarpe. La tasca di qua invece è sempre piena e c'è la giacca pesante di Rebecca. Perché noi quando siamo partiti non sapevamo dove saremmo andati, quindi caldo, freddo, 40 gradi, meno 10, e quindi ci siamo preparati per ogni stagione, per ogni clima. Quindi abbiamo, oltre ai costumi da bagno, anche le cose pesanti. Questa è di Rebecca, purtroppo non c'era più compatta come quelle che abbiamo noi e che tra poco vedremo. Esatto. Seconda tasca davanti. Parlando delle nostre giacche, c'è la giacca di Elena, anche se non sembra, questa è una giacca. Adesso vi facciamo vedere, una delle due sono identiche, la mia è quella di Elena, solo che la mia ha un colore più verde e Elena invece è qualcosa di più elegante, ovviamente. Sembra un 100 grammi, in realtà questo può essere utilizzato anche fino a meno 4 gradi centigradi, quindi per noi sarà perfetto quando tra poco andremo a vedere il meraviglioso ghiacciaio. Intanto che siamo qui, facciamo vedere il tuo maglione. Allora, come dicevamo negli altri video, noi abbiamo preparato due articoli, un articolo per lo zaino degli adulti e un articolo per lo zaino dei bambini. È possibile inoltre, iscrivendosi alla newsletter, scaricare un elenco completo con tutti gli oggetti, i vestiti, con anche le quantità che noi consigliamo di portare in giro, primo per non dimenticarsi niente, secondo per non appesantire le proprie valigie. Per cui fa parte di Elena il maglione, io invece ho preferito optare per una felpa sintetica più compatta. E l'abbiamo vista nell'altro video. Questo è l'unico maglione che ho, insieme alla copertura diciamo antivento che porto sempre con me. Adesso la tasca sotto, che prevede la giacca di Mirko, come quella di Elena un po' più grande, un cuscino perfetto. E poi le scarpe. A testa abbiamo un paio di scarpe e un paio di ciabatte. Quindi quando fa freddo usiamo le scarpe, che sono perfette per camminare. Quando fa caldo, o come ciabatte da casa, diciamo, sì, usiamo sempre queste. Con queste ci abbiamo fatto anche 20 km. Abbiamo optato per queste perché ci permettono di mettere insieme quelli che sono dei sandali, una specie di sandalo, con quelle che sono le infradito. Per cui al posto di avere sandali e infradito abbiamo optato per queste. Un'altra particolarità di questo zaino è la possibilità di mettere un lucchetto, per cui assicurare quella che è la parte centrale, due cerniere bloccate con un lucchetto, c'è sia qui che qua in basso. Apriamo. I lucchetti quindi funzionano con una combinazione di 3 numeri e sono quelli utilizzati in America in modo tale che loro possano aprirli con la chiave qua sotto. Esatto, senza romperli, perché alcune volte purtroppo in America succede questo. Un'altra cosa bella di questo zaino è che si apre completamente come un trolley. Come vedete anche qui ritroviamo la suddivisione in organizer. Questo era il contenitore della famosa coperta di Rebecca di quando è nata. Qua noi mettiamo quelle che sono le nostre salviette. Queste sono delle salviette in microfibra, ne abbiamo due per 3 persone. Sono fantastiche sia per quanto riguarda la spiaggia, sia per quanto riguarda ovviamente l'igiene, anche perché si lavano e si asciugano in pochissimo tempo. Per cui come salviette abbiamo 2 grandi e 3 piccoline. In realtà abbiamo capito che volendo ne basterebbe una. Anche questa è in microfibra, piccola, perfetta. Adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro quella che è la tasca principale. Per cui abbiamo detto contenitore di Mirko, contenitori di Elena e contenitori di Rebecca. Queste sono le cose che amiamo tanto. Esatto, è un ricordo di casa con la lavanda del giardino della nonna. Della bisnonna. Della bisnonna. Che ciao bisnonna. Che dopo 2 anni profuma ancora
Di lavanda, sì. Mamma di lavanda, è Che incredibile. meraviglia. Allora, come vedete da questa cerniera, volendo si può passare da una tasca all'altra. Noi non l'abbiamo mai aperto proprio per tenere separate le due tasche. Ci sono due tasche laterali, che queste le usiamo per l'intimo, per cui nella tasca di sinistra c'è l'intimo di Rebecca e di Mirko, è il mio, per E le cui calze, mutande tutto, e sì. calze. Come quantità ci sono 8 paia di mutande e 5 paia di calze, e in più a queste 5 paia di calze abbiamo un paio di calze termiche. Questo vale per me, per Rebecca e per Elena, è quello che si trova qua e qua. Noi siamo in 3, come vedete abbiamo diversi organizer, però per farvi capire io viaggio in giro per il mondo con questo, per cui Semplicemente questo per caldo e freddo. per il caldo e il freddo. Ovviamente c'è in più da aggiungere la giacca, che è quella lì, una salvietta e una salviettina. Ok, adesso andiamo ad aprire. Per cui, che cosa c'è? Cosa ci portiamo in giro per il mondo? Cominciamo dalla parte estiva. La parte estiva prevede un costume da bagno, pantaloncini 2 paia, per cui ho questi che sono fantastici, che possono essere utilizzati come pantaloni lunghi e pantaloni corti perché hanno la zip sopra il ginocchio. Io ne ho 2 paia, come potete vedere, che sono quelli che uso. Uno è quello che ho indosso e l'altro è questo qua. Alle parti sotto dei pantaloni sono queste, ok? E quindi sono perfetti per l'inverno. E ho 4 magliette bianche. E infine il pigiama. Il pigiama, io uso questi pantaloncini qua. Questi pantaloncini qua che vanno bene sia per quanto riguarda il pigiama sia per quanto riguarda l'attività sportiva. Passiamo invece adesso alla parte invernale, è molto semplice, le magliette sono sempre quelle, non ho magliette a maniche lunghe. Ho una maglietta termica che è perfetta da tenere sotto gli indumenti e il colore è sgargiante come piace a me. I pantaloni che abbiamo detto che si combinano con la loro parte inferiore. Una cintura nella speranza di dimagrire, anche se in realtà un po' siamo dimagriti dall'inizio del viaggio, ma 10 kg. è un'altra storia. Poi uno scaldacollo, che può diventare anche fascia per capelli. In realtà qui vedete una marca, ma non siamo sponsorizzati da questa marca, No. è che erano le cose che avevamo già a casa da tanto tempo e che abbiamo portato in viaggio con noi. Esatto. E poi il mio cappellino di lana. Adesso io ho finito, passo la parola a Elena che si occuperà della parte di Rebecca e di quella di Elena. Siamo invece arrivati alla parte donna. Come aveva detto Mirko, anche io ho 8 slip, ho 2 reggiseni e poi ho 5 paia di calze, giusto? Non ho la calza termica, insomma, spero che non succederà niente. La parte estiva, tutta la mia parte estiva è contenuta qui. Che cos'ho? Ho i miei vestiti, in totale 4, quindi un vestito fantastico, leggerissimo, si asciuga in 2 minuti, perfetto, un vestito. Secondo vestito floreale. Potete mandare avanti il video senza problemi. Terzo vestito, molto mediterraneo. E infine quarto vestito. Questo vestito ci tengo molto. Ti ricordi che l'abbiamo preso a Rio de Janeiro? I vestiti carioca sono la fine del mondo, i colori meravigliosi. 4 vestiti. Poi ho un pareo per il mare, che in realtà quando sono al mare diventa il mio vestito tutto il giorno. Tengo solo il pareo. E poi il mio costume da bagno, comprato in Colombia, 2 pezzi, nero. Allora, per la parte autunnale e invernale invece ho queste 2 camicette leggere, questa e questa, e poi abbiamo, sempre per la parte autunnale e invernale, abbiamo questi jeans che ho indosso adesso, un altro paio di jeans, che è questo, e poi abbiamo un paio di leggings che sono da lavare fuori. Questo è il mio completo per fare yoga. In realtà il completino da yoga diventa anche un completino da casa, così, estivo, con gli short e la parte di top sopra. Questo è il mio pigiama, quindi ho solo una maglietta, caldo freddo, tanto si è sempre sotto le coperte, non è un problema. E poi per la parte invernale ho una maglia termica, anch'io con questi colori sgargianti come Mirko, però io ho il rosino, Mirko ha il giallino. Poi ho questo maglione, il mio maglione invernale,
Tra l'altro è meraviglioso, c'ha una... bisogna farlo vedere. Non lo so. Ha una bellissima scimmia, guarda che bella con la luna. Poi per l'inverno io non ho cappelli, non mi piacciono i cappelli a differenza di Mirko, quindi per l'inverno ho questa che è una fascia, perché la cosa importante è che mi tenga calda la fronte e le orecchie, e invece per l'estate, se fa molto molto caldo, che sono sotto il sole, ho il mio foulard che diventa anche un foulard per la testa. Quindi questo è tutto ciò che ho per inverno e estate. Allora faccio anche vedere come fare a impacchettare. Faccio vedere come impacchetto uno dei miei fantastici vestiti. Poi crediamo che impacchettare in questo modo sia anche un modo per avere tutto sotto controllo, perché tu senza dover aprire guardi e vedi tutti i vestiti che hai uno vicino all'altro, uno arrotolato, quindi si piega il vestito a metà e poi si inizia ad arrotolare, diventa piccolissimo e si mette dentro, e così per tutti. Opla! Allora, vediamo cosa portiamo in giro per il mondo per la nostra bambina che alla partenza aveva 2 anni e ora ne ha 4. Questo è tutto ciò che ha Rebecca sia per l'inverno che per l'estate. Oltre che l'intimo che abbiamo già fatto vedere che è contenuto lì dentro. 8 paia di mutande, 5 paia di calze più una calza termica. Allora, ricordiamo sempre che sul nostro sito abbiamo 2 articoli, uno che parla di come preparare lo zaino perfetto per viaggiare per gli adulti, minimalista, e uno invece per i bambini, sempre minimalista. Se volete potete inserire la vostra mail al link qui sotto per l'iscrizione alla newsletter e riceverete gratuitamente sulla posta la checklist sia degli adulti che se invece volete quella dei bambini, quella dei bambini. Allora, Rebecca per l'inverno e anche in realtà autunno ha, questo vabbè per l'inverno, un maglione, 2 felpe, una è questa e l'altra che in realtà è un po' piccola, forse dovremmo farla, sì, direi di sì, dovremmo darla a qualcuno, è da un po' che non la mette, e quella che ha indosso. Poi abbiamo per la parte, quindi direi invernale, dato che siamo sulla parte invernale, abbiamo un cappellino di lana con i pompon, non ha gli unicorni, però insomma era quello che avevamo a casa. Poi sempre per l'inverno ha i pantaloni lunghi e ne ha 3 paia. Poi c'è una maglia termica, anche questa colore rosa. Poi abbiamo 2 maglie a maniche lunghe, quindi una di Minnie, il suo pigiamino, maglietta anche lei e basta. Ci sono 3 canottierine che fanno parte dell'intimo ma in realtà noi mettiamo qua. Poi c'è la parte estiva. La parte estiva si compone da alcuni vestitini, questo con gli unicorni, quindi in totale poi sono 4, quindi il primo è questo con gli unicorni, il secondo è questo con Minnie, e poi c'è questo un altro di Minnie e un altro ancora di Minnie. 3 pantaloncini corti, magliettine ce ne sono anche in questo caso 3 e sono questa che è più tipo un top, e poi ci sono 2 costumini da bagno, questo e questo che tanto ama. Quindi anche la parte di Rebecca è minimalista, un po' meno della nostra perché ovviamente è una bambina, quindi si sporca in fretta, e quindi abbiamo preso qualche quantità in più per lei, però comunque solo in questa sacchetta che abbiamo appena visto, cioè questo è tutto quello che la nostra bimba mette d'inverno ed estate. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, attiva la campanella così sarai sempre informato quando avremo dei nuovi contenuti per te. e Grazie alla mille prossima. e alla prossima.